Ciao a tutti, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi mi trovo in un luogo per me nuovo. Sono sulla cresta del Monte Cappucciata, che è proprio quella cima lì. Quella è la meta della giornata di oggi. Purtroppo questa mattina ci siamo svegliati con delle notizie che non avremmo mai voluto ascoltare in televisione, al telegiornale. Dopo 2 lunghi anni di sofferenza, insomma, di pandemia, oggi la notizia è che la guerra è alle porte del nostro paese, della nostra realtà. Non ci sono molte parole da dire e rischierei di essere banale. Solo vorrei portare un messaggio di solidarietà a tutte le persone che devono scappare e devono proteggersi. Davvero la mia solidarietà a tutte queste persone coinvolte e spero che la situazione si possa risolvere il prima possibile e con il minor danno umano possibile. Detto questo, voglio ringraziarvi tutti quanti perché la settimana scorsa siete stati veramente incredibili a seguire la puntata sul Gran Sasso da quella parte. Guardate, lì in fondo c'è il Corno Grande che esce un po' dal bosco. Siete stati veramente incredibili, è stata una puntata di grande successo e voglio ringraziare anche Matt Bishop che sicuramente sta seguendo anche questa puntata. Oggi voglio tornare qui sul versante più meridionale del Parco Nazionale del Gran Sasso, i Monti della Laga. Infatti questa è la cresta che dall'ultima cima più rilevante, insomma oltre i 1800 metri, degrada verso la valle di Popoli, Busi e Popoli dall'altra parte, dove finisce orograficamente il Gran Sasso e inizia il gruppo della Maiella. Per me è un luogo nuovo, per cui voglio prendere la giornata di oggi come un'esplorazione fotografica che magari mi tornerà utile per qualche altra escursione, magari in giornate meteorologicamente, fotograficamente più interessanti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate subito le campanelle così non perderete poi i prossimi video. Rimanete con me perché quella di oggi sarà una giornata veramente all'esplorazione. Per raggiungere l'attacco del sentiero si parte dal comune di Brittoli, in provincia di Pescara, proprio in prossimità del valico di Forca di Penne che separa la provincia di Pescara dalla provincia dell'Aquila. Si prosegue su una carrabile, insomma una strada ben tenuta per circa 6 km, si parcheggia una sbarra e si segue un po' il percorso. Bisogna fare attenzione a un certo punto perché il sentiero si stacca dalla Carrareccia e prende un po' questa cresta che sale e raggiunge il Monte Cappucciata. Però a questo punto non posso più svelarvi il seguito del sentiero perché non lo conosco, per me è una novità e quindi sarà meglio cominciare a camminare da quella parte per raggiungere la meta di oggi.
guardate dietro di me, proprio dietro questa cornice di alberi, si vede la Maiella da una prospettiva molto interessante, si vedono tutte le cime della montagna. Di là invece piccolo piccolo c'è l'abitato di Brittoli, non so se si riesca a vedere, e in mezzo alla valle, da quella parte, in mezzo alla valle dell'Orta, esce come una pinna di squalo una montagna. Quel rilievo si chiama il Monte La Queglia o qualcosa del genere, alla base della quale, da quella parte lì, è situato il borgo ormai disabitato di Corvara. È un posto dove prima o poi vorrò andare a vedere un po', a scoprirlo. A questo punto devo continuare il sentiero, che è abbastanza ben segnalato, ogni tanto sugli alberi, comunque insomma è piuttosto evidente, e tra poco uscirò sulla cresta da quella parte e quindi forse sarà visibile la vetta della montagna. Da questa parte invece c'è una bellissima pineta e oltre, guardate, tutta la costa abruzzese, tutta, insomma almeno la parte più meridionale, penso dalla provincia di Teramo, da quella parte. Questa è tutta la provincia di Pescara, lì in fondo si vede chiaramente la città di Pescara. Si prosegue ancora in salita, qui il sentiero è delimitato da questa staccionata, cioè del filo spinato. Il luogo è molto bello, particolarmente panoramico, per me è una novità. Sto cercando di capire quale possa essere una composizione fotografica, uno spunto per la fotografia. Sul terreno ho notato qualche timida fioritura di crocus. È ancora presto, evidentemente siamo verso la fine di febbraio ed è presto, anche se il clima, come vi dicevo, è davvero impazzito. Oggi fa molto caldo per la stagione, la neve c'è ma è molto poca e nelle zone più riparate. Su in cresta è completamente assente. Adesso proseguirò la salita verso il Monte Cappucciata e quella che vedete qua sopra è la cresta sommitale. Poi non ho idea di quanto manchi ancora per la vetta. Il sentiero è abbastanza breve dalla macchina, io me lo sono goduto con una certa calma per esplorare bene la zona e sono in vista del Monte Cappucciata, guardate, quel cucuzzolo da quella parte, e da quella parte, oltre la cresta, da qui non si vede, si apre la catena più orientale del Gran Sasso, il Monte Camicio, fino poi al Corno Grande. Quella potrebbe essere sicuramente una vista interessante da fotografare. E adesso mi rimane l'ultima salita, quella forse un po' più importante, più ripida, fino alla vetta, ma sono davvero 50 metri.
e alla fine ce l'ho fatta. Sono arrivato qui al Monte Cappucciata, 1801 metro. Il panorama è davvero incredibile, io non ero mai stato qui sopra e si è aperta la vista forse la vista più completa dell'Appennino su tutto il Gran Sasso, dal Monte Tremoggia, il Monte Siella, il Monte Camicia, il gruppo dell'Infornacio, il Prena, le Torri di Casanova. Poi c'è il Monte Brancastello, il Corno Grande, il Monte Aquila, il Pizzo Cefalone, il Pizzo di Intermesoli, il Monte Corvo in fondo. È davvero un panorama incredibile, per non parlare poi in fondo, da quella parte, si vede il Monte Terminillo, i monti del Lazio, poi abbiamo i monti del Cicolano, i monti della Duchessa, il Monte Velino, il Monte Ocre, il Velino Sirente, i monti della Magnola. E questo davanti, questo lungo, è il Monte Sirente. Dietro, da quella parte, si vedono i Monti Simbruini, i Monti Cantari, il Monte Viglio, il Pizzo d'Eta. Poi c'è tutto il Parco Nazionale, la dorsale del Parco Nazionale. Poi in fondo, lì, da quella parte, verso sud-ovest, incontriamo il Monte Pizzalto, il Monte Rotella e da questa parte il Monte Morrone e infine la Maiella su questa prospettiva davvero insolita e nuova per me. E la fotografia in questi casi passa un po' in secondo piano perché sono davvero molto colpito da questo panorama per me insolito, nuovo. Credo che a questo punto mi sono meritato una piccola merenda e poi studierò qualche composizione che svilupperò nel corso delle prossime escursioni. Magari tornerò qui in primavera quando ci sarà un bel tappeto di fiorito, magari di crocus o di violette, insomma di ranuncoli, non so, bisogna sicuramente esplorare questa zona a livello fotografico perché è davvero qualcosa di bello. Ho appena finito di fare merenda lì sulla cima del Monte Cappucciata, sono le 2:30 del pomeriggio, per cui questo è il momento quasi peggiore per fare le fotografie, però il sole oggi è un po' offuscato da una leggera nebbia e questo ammorbidisce un po' la luce. Ho deciso di posizionarmi per la prima composizione qui sul fianco della montagna per inquadrare in fondo il monte, insomma tutta la catena del Gran Sasso. C'è una bella composizione da quella parte che voglio utilizzare con della neve residua nel vallone in fondo delle creste della montagna che conducono verso il Corno Grande e c'è in bella evidenza anche il Monte Bolsa, dove sono stato insieme a Matt Bishop la settimana scorsa. Ci sono un po' tutte le montagne meridionali del Gran Sasso e insomma la composizione qui non prevede alcun primo piano, ma è una panoramica della montagna. E prima di iniziare a fotografare voglio ringraziare Valleret perché mi ha inviato una serie di guanti fotografici invernali. Sto provando ora l'ultimo modello che si chiama Markov 3, versione 3. Vi lascio nella descrizione del video tutti i dettagli per andare a approfondire un po' l'articolo. Comunque posso dirvi che sono molto imbottiti e caldi. La particolarità è che hanno l'indice e il pollice di ogni mano che si apre per consentire la manovrabilità della macchina fotografica, insomma per accedere ai comandi principali. Non voglio oggi fare assolutamente una recensione, ma voglio concentrarmi sulla fotografia e avrò modo nel corso del tempo di conoscere meglio questo tipo di guanto e insomma magari ve ne parlerò più approfonditamente. E le impostazioni per questo tipo di fotografia sono sempre le solite: f11, ISO 160 per limitare il rumore, tanto comunque siamo sul cavalletto piuttosto solido, in questo momento non c'è neanche molto vento, un timer di 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori.
Il vento sulla cima del Monte Cappucciata iniziava ad essere fastidioso. Ho deciso di scendere un po' sotto la cresta, sotto vetta, per studiare un po' meglio la situazione. Ma prima di andare via vorrei cercare di raggiungere quella piccola antecima, quella collina dietro le mie spalle, per capire qual è il panorama che si apre da quel punto. Sicuramente ci sarà una visuale molto ampia sulla Maiella, non credo molto ampia sul Gran Sasso perché sarà coperta dalla cima del Monte Cappucciata. Poi di lì vedremo un po' se riuscirò a scattare oggi una fotografia o prendere un appunto per la prossima volta. Come immaginavo, da questo punto il panorama verso la Maiella è davvero incredibile. A dire la verità c'è anche uno scorcio interessante verso il Gran Sasso, di là con delle quinte offerte dalle rocce. In questo momento la luce non è favorevole, quella è una fotografia da fare la mattina all'alba. Prima di andare via vorrei scattare una fotografia, una foto ricordo, per ricordarmi la prossima volta di tornare qui a scattare una fotografia con le giuste condizioni. Ma la luce in questo momento non è molto bella, insomma il sole da quella parte è un po' offuscato e devo dire che l'ambiente è un po' giallino in generale, non è molto bello. Voglio comunque realizzare una fotografia sfruttando questa dorsale, questa così un po' sinuosa, che come una linea guida ci porta verso la Maiella. La stessa cosa si può realizzare dall'altra parte, verso il Gran Sasso, il Monte Camicia, ma come dicevo prima la luce in questo momento non è favorevole. Vediamo che cosa si può fare. Sono tornato qui dove ci siamo visti questa mattina e il tramonto è in corso. Come previsto il sole sta scendendo dietro il Monte Velino da quella parte e sta illuminando, o almeno cerca di illuminare, la Maiella in fondo. Vorrei creare una composizione sfruttando questa pianta, le rocce a terra e in fondo la montagna. E se lo scatto sarà interessante lo vedrete passare durante il video. La luce del tramonto ormai è praticamente affievolita, il sole è ancora fuori dalla montagna ma una banda di nuvole ne impedisce il passaggio della luce verso la Maiella, verso la montagna. C'è un po' di foschia nell'aria e ormai
non c'è più l'interesse fotografico, insomma non c'è più quella luce che colpisce l'occhio, che colpisce la mia attenzione, quindi il sensore della macchina fotografica. E questa è l'importanza dell'esplorazione fotografica, andare in un posto che non si conosce con un occhio nuovo, con un occhio vergine praticamente, ci rende più ricettivi verso le composizioni, verso il paesaggio, verso le forme della montagna. Chiaramente questa è stata una gita così, una prima gita in questo luogo, sono sul Monte Cappucciata e credo che questo punto in particolare, oltre la vetta del Monte Cappucciata, insomma, attirerà la mia attenzione in qualche prossimo video, magari in primavera o magari in autunno. Sicuramente qua in autunno sarà un paradiso di colori, questi alberi, questa vegetazione sarà sicuramente infiammata dal rosso, dall'arancione, dal giallo, insomma dai colori dell'autunno. E questo era lo scopo della mia gita oggi, conoscere un luogo nuovo per programmare le prossime escursioni. Ed io vi ringrazio per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche, un po' come quella di oggi. Qui dal Monte Cappucciata, dalla Maiella, lì in fondo. Per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!